Ciao a tutti amici del canale, bentornati. Allora, quest'oggi finalmente, perlomeno qui dove sono io, c'è una bellissima giornata di sole, giornata che sicuramente invoglia a uscire, a vivere la natura che c'è stata per tanto tempo negata da questo Covid, anche se il problema ancora chiaramente non è risolto, però sicuramente la bella stagione ci darà una mano a risolverlo un pochino più in fretta, perlomeno questo si spera. E quindi è chiaro che i passatempi come il modellismo magari vengono un po' più trascurati, un po' più messi da parte, perché sono passatempi prettamente casalinghi. Però ciò non toglie che noi abbiamo da portare avanti alcune build up, alcune collezioni da costruire che necessitano comunque della nostra attenzione. Quindi prima di uscire a fare una bella passeggiata sotto il sole, cosa c'è di meglio di un bel unboxing, questa volta relativo a Knight Rider, quindi a Supercar della De Agostini. Eccoci qua. Allora, questo nuovo pacco finalmente arrivato, di cui adesso andremo a vedere il contenuto, è relativo all'invio numero 7, quindi aggiungiamoci a vedere cosa contiene. Questa chiaramente, ragazzi, non fa parte della scatola, era solamente una figura presa dalle prime uscite. Io l'ho applicata qui tanto per togliere l'anonimato alla scatola, perché chiaramente ho dovuto togliere le etichette identificative. Quindi andiamo ad aprire. Hanno cambiato il sistema un po' di impacchettamento, perlomeno in questo caso la confezione è molto più facile da aprire. Allora, vediamo un po'. Allora, qui come al solito troviamo la descrizione. Possiamo vedere chiaramente che abbiamo l'uscita 18, 19, 20 e 21, e in più c'è il raccoglitore per i fascicoli, che dovrebbe essere questo qua. Sì, in effetti è questo. Anche per questa collezione purtroppo la De Agostini non ci ha degnato qui in Italia di un raccoglitore fatto un po' più decente. È vero che questa soluzione ci fa risparmiare tempo, però è anche vero che poteva essere realizzato con materiali migliori, perché questo qui è veramente un cartoncino povero, è appena un pezzo di cartone verniciato sopra, e questo sicuramente non è una cosa molto bella visto il costo totale dell'opera. Anche se facciamo poi il paragone, specialmente con le collezioni proposte sempre da De Agostini in Giappone, dove addirittura la singola uscita viene proposta in una confezione, oserei dire, regalo, no? Quindi un packaging veramente extra lusso. Io non dico che dobbiamo arrivare a quel livello, anche perché è uno spreco di materiali e serve solo a inquinare di più il pianeta, e anche in questo sicuramente in Giappone dovranno farsi un po' un esame di coscienza in futuro per questa cosa, perché sprecano veramente tanto materiale che è veramente inutile per le confezioni. Però un pochino meglio il raccoglitore poteva venire fatto, perlomeno, anche se fatto in questo modo, come diciamo un inserimento fascicoli, quindi senza la necessità di mettere spillette varie eccetera o anelli vari. Questo con questa forma ci permette di inserire un buon numero di fascicoli, molto superiore a quello che normalmente veniva usato nel raccoglitore, ad esempio fatto con gli aghetti di plastica da inserire a metà fascicolo, però andava curato un pochino di più il materiale. Ecco qua, questa perlomeno è la mia idea. Quindi magari invito De Agostini in futuro a fare qualche cosina di un pochino più decente su questo tipo di collezioni. Chiaramente questo per montarlo è molto semplice. Lo spingete un pochino così ai lati, lo fate, ecco, gonfiare, vedete? Appena fatto questo, chiaramente iniziate a dare la piega, mandate giù questo qua, questo sopra, spingete poi i laterali e li spingete giù e li fate scavallare, e poi spingete ancora un po' questo, ecco qua. Una volta che ha fatto questo, andate dentro con la mano per spingerlo un pochino più, diciamo, allineato. Chiaramente quando piegate un po' qui, ecco, per esempio, si è fatta un po' di bianco sulla piega del cartone, ragazzi, qui al limite ci fate con un pennarello un po' nero se dovesse capitare, ma a parte questa è la parte che poggia in terra, quindi in terra, insomma, sul mobile, quindi serve a poco. E questo è montato
vedete? Quindi in pratica è sufficiente che voi spingiate tutto quanto all'interno, mettete tutto qua e spingete, alla fine si chiude da solo. Bene, allora questo lo mettiamo un attimo qui da parte e tiriamo fuori il contenuto della scatola che ci togliamo di mezzo. Allora cominciamo con il numero 18. Allora scusate un attimo che inquadriamo meglio, eccolo qua. Allora in questo fascicolo 18 andiamo ad sfogliarlo per vedere un attimo cosa c'è. Chiaramente il frontespizio da questa parte riporta sempre, come al solito, i dati della De Agostini, servizio clienti, tutto l'elenco manageriale della società, eccetera eccetera, numero di assistenza che però, ripeto, normalmente non serve se guardate i tutorial di montaggio eccetera, quindi alla fine è più una questione di seguire magari il gruppo dedicato, gruppo ufficiale di montaggio dell'Italian Team Modellismo, di cui lascio il link in descrizione e a cui vi invito a iscrivervi se volete avere aiuto magari in qualche fase che vi risulta un po' più difficoltosa. Vi invito chiaramente comunque a seguire anche i miei tutorial che sicuramente vi daranno un aiuto. Come potete vedere c'è il solito, diciamo, riferimento alla puntata in oggetto che viene descritta. Vengono menzionate alcune parti, alcuni titoli della colonna sonora, alcune funzioni di kit, alcune curiosità relative un po' alle location, agli episodi in generale, alcune frasi dette dai protagonisti durante il telefilm. Ci sono varie foto tratte dagli episodi, ovviamente, e poi troviamo l'elenco dei pezzi. L'elenco dei pezzi ancora una volta relativo, come vediamo, alla parte anteriore del modello, quindi alla parte del muso. Questa volta in particolare è relativo al radiatore, chiaramente ispirato al modello, diciamo, della Pontiac reale, però che in realtà non è stato mai visto nell'episodio, quindi lascia un po' tutto diciamo, al mistero della fedeltà della riproduzione, insomma. Si dà per scontato che comunque avesse diciamo sicuramente un radiatore standard, perlomeno nell'automobile presa per fare il telefilm. Poi se nelle intenzioni della serie, dell'ideatore di Supercar, magari anche il radiatore fosse realizzato in materiali particolari, come sicuramente sarebbe in un'auto di questo genere, ovviamente questo poi lascia a noi decidere se lasciarlo così come ci viene proposto, magari dargli una ritoccata con colori magari diversi che lo possono far apparire più resistente. Questa comunque è una scelta libera di ognuno di noi. Qui chiaramente ci sono le varie fasi del montaggio che andremo poi a vedere durante i tutorial, e qui dice il reverse turbo boost e quindi ci dà sempre una descrizione delle varie funzioni, in questo caso del turbo boost. Bene, andiamo a mettere da parte anche questo. Prendiamo il 19. Sul 19 come al solito c'è la stessa cosa, nel senso che abbiamo sempre frontespizio generale della De Agostini con tutti i loro dati eccetera. Ancora una volta riferimento all'episodio, in questo caso il 13. Come al solito vedete ci danno le solite indicazioni, colonna sonora, le varie curiosità, no, tratte dall'episodio. Vengono descritte alcune funzioni di kit, riferimenti anche un po' agli anni 80 in generale, che comunque è il periodo in cui veniva trasmessa la serie. Ancora foto tratte dai vari episodi e arriviamo al montaggio. Nella fase 19 inizieremo a montare le parti che compongono la turbina, quindi diciamo dovrebbe essere un montaggio abbastanza veloce e semplice e non dovrebbe richiedere particolari difficoltà da affrontare. L'unica difficoltà è chiaramente vedere bene i pezzetti, perché se avete passato o comunque siete vicini ai 50 diventa un po' più difficoltoso vedere le parti piccole, i piccoli pernetti, quindi magari bisogna aiutarsi con qualche occhialetto, però per il resto insomma, a parte quello, se siete più giovani il problema non lo avete. Ed ecco qua. Poi passiamo a vedere il 20.
Chiaramente ragazzi, come sempre vi ricordo che non possiamo soffermarci troppo sui fascicoli perché ci sono i diritti editoriali, quindi non possiamo riprodurre l'opera in maniera tale da renderla fruibile anche a video, così renderla leggibile, quindi il tutto è un po' velocizzato, ok? Tanto poi le cose chi fa la collezione le vedrà da sole sul proprio fascicolo. Per chi non fa la collezione, purtroppo ragazzi vi invito a farla se avete più curiosità di leggere tutti i vari articoletti, perché è l'unico modo per poterlo avere legalmente senza incorrere in problemi. Ok? Poi comunque sono tutte cosette relative curiosità che per la maggior parte che ha seguito la serie magari già sa, poi per il dietro le quinte eccetera magari allora è un altro discorso. Vedete, ci sono delle bellissime immagini. L'unica cosa che devo dire su questi fascicoli è che sono un po' troppo scure le foto e anche l'impaginazione in generale, col fatto che c'è troppo richiamo del colore nero in alcune parti, come quelle dove descrive l'episodio con le foto, rimane un po' troppo scuro il tutto, però pazienza. Nella fase 20 continueremo il montaggio della turbina, quindi avremo delle nuove parti e in particolare il condotto dello scarico destro. Anche qui i pezzi, come potete vedere, sono molto pochi, quindi presumo che alla fine farò un unico video di montaggio per tutte e 4 le fasi, in maniera tale da velocizzare un po' la cosa, anche perché veramente richiederà pochissimo tempo fare ogni passaggio. Ok? Qui la gas lacrimogeni, vabbè, tutte varie cose successe durante gli episodi. E andiamo a vedere l'ultimo fascicolo che ci è stato mandato, il 21. Stessa cosa anche in questo caso. L'episodio in questione qui è il 15. Sempre le solite curiosità riguardanti l'episodio, sempre riguardanti anche le varie funzioni di kit, alcune frasi dette durante gli episodi, riferimento a colonne sonore, riferimenti a colonna sonora, alcune curiosità relative sempre all'episodio. Qui c'è un'immagine della parte frontale della macchina, alcune nuove immagini relative all'episodio. E qui passiamo alla descrizione del montaggio. Qui chiaramente nel fascicolo della fase 21 di questo fascicolo ci concentreremo sul condotto di scarico sinistro, sempre relativo alla turbina di kit. Anche in questo caso, come potete vedere, sono pochissimi pezzi, montaggio velocissimo, ci saranno poche cose da vedere e quindi anche la scelta di fare un unico video totale secondo me è molto azzeccata, anche per non annoiarvi troppo con video troppo lunghi. Qui nell'ultima pagina vediamo che viene descritto un po' il radar. Ok? Bene, allora ragazzi, che dire, andiamo a questo punto a dare un'occhiata visiva ai pezzi, tanto per avere un'idea di massima di quello che ci aspetta. Bene, i pezzi relativi al kit 18, ecco qua, come potete vedere il radiatore con la staffa di supporto. Questo forse sarà la parte di questo montaggio che ci impegnerà leggermente più tempo, ma poco sempre. Alla fine se dobbiamo mettere giusto qualche vite e inserire i tubicini, ma non sarà una cosa troppo complessa. Allora rispostiamo, andiamo a vedere il 19. Il 19 presenta il corpo della turbina, dal peso direi che è metallo, questo sicuramente è una buona cosa. Ci sono ovviamente anche questo disco qui da inserire, che sarà probabilmente a chiusura di uno dei due lati, e una staffettina piccina più le relative viti, e direi che anche questa è una cosa abbastanza veloce da fare. Poi passiamo al kit 20, come vediamo sono gli scarichi, anche questi composti da pochi pezzi, sicuramente molto veloci da assemblare, pur sempre mantenendo le relative attenzioni quando lo fate, perché questa è plastica, quindi attenzione a non spanare, perché magari avvitate troppo velocemente, avvitate sempre dolcemente, perché è vero che sulla plastica non si rompono le viti, però si rompe la plastica. E anche qui sul 21 stessa cosa, come vedete pochi pezzi,
ma che sicuramente alla fine, una volta montato, faranno la loro bella figura. Attenzione a riporre il tutto poi una volta montato in un panno, in qualcosa che non ve li faccia graffiare, perché questa verniciatura così color, diciamo, alluminio sicuramente sarà facilmente soggetta a graffiarsi, perché presumo che non sia molto pesante. Ok, quindi ricapitolando, questo è quanto per questo invio. Quindi ripeto, fascicolo 18, 19, 20 e 21 e relativi kit, tra virgolette, di montaggio. Bene ragazzi, che dire, a questo punto non ci resta che metterci all'opera e eseguire il montaggio, ma lo faremo nel prossimo video a cui vi do appuntamento. Quindi mi raccomando, non mancate, godetevi le giornate di sole, ma preparatevi anche a questa fase di montaggio che, come accennato, non dovrebbe essere troppo lunga. Farò quest'unico video per tutti e 4 i fascicoli e vi posso già dire che da ciò che ho visto avremo il vantaggio di non dover recuperare niente dai pezzi già montati in precedenza, quindi avremo la facilitazione di non dover aprire scatole e scatoloni vari. Ok? Bene ragazzi, detto questo vi saluto, vi abbraccio, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un like se vi è piaciuto il video e iscrivetevi anche al gruppo Italian Team Modellismo ufficiale per seguire tutto il montaggio e le varie fasi e avere dei suggerimenti da tutti i vari componenti del team. Ok? Ma prima di salutarvi e di farvi lasciarvi, diciamo, alla vostra passeggiata estiva, c'è un amico che come al solito voleva darvi un saluto, il nostro caro Kit. Ciao Kit. Non risulta dalla mia banca dati. Come no? Mi hai detto che volevi salutarli. Piacente. Ho capito, va, fai un po' il vago. Dai Kit, presentati. Io sono la voce del Night 2000, Kit per gli amici. Oh, e Kit come al solito ci affiancherà nelle varie fasi poi di tutorial di montaggio. Ok? Bene Kit, io ti saluto. Ciao. Ciao amico, mi fa piacere sentire la tua voce. Anche a me. E quindi diamo appuntamento diamo appuntamento ai nostri amici al prossimo video, che sarà appunto quello della fase di montaggio, il video tutorial. Ciao a tutti. Credo di sapere quello che hai in mente. vedremo. Non ci casco, questa in memoria non ce la mando.